Da molti è considerato uno dei posti più belli al mondo. Mare cristallino, spiagge dorate, bianche scogliere, un'immensità di monumenti e cibo così buono e abbondante da farti ingrassare i 3 kg in un giorno. Naturalmente stiamo parlando della Sicilia. Chi non ha mai sognato di distendersi almeno una volta su una delle sue spiagge e farsi cullare dalla calda brezza che arriva dal Nord Africa, il mitico scirocco? Ma prima di partire non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre informati sui nostri nuovi video e condividerli sui vostri social. La Trinacria è la più grande delle isole italiane, di tutto il Mediterraneo e la 7ª dell'intera Europa. E siccome noi siamo precisi, è anche la 45ª al mondo per estensione. È bagnata a nord dal Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, a sud-ovest dal cosiddetto Mar di Sicilia, a sud-est dal Canale di Malta, a est dallo Ionio e infine a nord-est dallo Stretto di Messina. A proposito, com'è finita la costruzione del ponte sullo stretto? Vabbè, per raccontarne l'Odissea servirebbero una 60ina di episodi almeno. La Sicilia, oltre ad essere un'isola, appunto, ha tante figlie piccole. Isole più o meno grandi, con gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie, nonché le splendide terre di Ustica e Pantelleria. La capitale della Trinacria è Palermo, una delle città più grandi d'Italia, seguita da Catania e Messina. È l'isola più popolosa dell'intero Mediterraneo e ha il capoluogo di provincia più alto d'Italia, Enna, a ben 931 metri sul livello del mare. Ma ora vi racconteremo alcune cose che in pochi sanno sull'isola che tanti viaggiatori, specie nel passato, hanno definito un paradiso in terra. La Sicilia ha il più antico Parlamento del mondo. Pensate che venne istituito nel lontanissimo 1130 e fu uno stato indipendente per quasi 700 anni, 686 per la precisione. La sua bandiera è anche la più antica d'Italia e la quarta del mondo. Risale addirittura al 1282. L'isola è avvolta da quasi tutti i climi presenti tra Europa e Africa settentrionale, dal clima alpino, con veri e propri ghiacciai perenni sull'Etna, fino a pianure assolate coperte di dune. Come nel Sahara, vabbè dai, quasi. L'arcipelago delle isole Egadi, di cui vi parlavo prima, detiene il primato di area marina protetta più grande d'Europa. Se potete andateci, ma promettete a parenti e amici che dopo aver goduto di cotanta bellezza farete ritorno a casa. Ma a proposito di ambiente, prima dell'istituzione di parchi o riserve naturali, nel 1745 si tutelava istituzionalmente il castagno dei 100 cavalli, uno tra gli alberi più vecchi d'Europa. Questo è il primo tentativo documentato al mondo di tutela ambientale. Il castagno si trova alle pendici dell'Etna ed è considerato il più famoso e grande d'Italia, oltre che uno dei più grandi e antichi al mondo. La sua storia si fonde con la leggenda di una misteriosa regina e di 100 cavalieri con i loro destrieri, che si narra vi trovarono riparo da un temporale. Potevamo dimenticare i vulcani? Ovvio che no! 2 dei 3 vulcani attivi d'Italia si trovano in Sicilia, lo Stromboli e l'Etna. L'Etna è il vulcano attivo più alto d'Europa e circa il 25% della popolazione siciliana vive sulle sue pendici. Senza paura, direi, visto che l'Etna, come ben sapete, non disdegna di risvegliarsi periodicamente anche con lunghe colate di lava e spettacolari eruzioni. C'è da dire anche che la Sicilia, con ben 7 luoghi, è la regione con una maggiore concentrazione di siti UNESCO del territorio italiano, a pari merito con la Toscana. Di questi siti ve ne ricordo soltanto uno, la Valle dei Templi di Agrigento, con le sue colonne doriche e il suo immenso parco archeologico. Una dritta, prima di andarci fatevi qualche corsetta attorno a casa, perché per girarla tutta servono muscoli e fiato. Il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, infatti, con i suoi 1300 ettari, è il sito archeologico più esteso al mondo, ma alla Valle dei Templi dedicheremo un episodio a parte. Per i più religiosi, in Sicilia, per la precisione a Casteltermini, si trova la più antica croce lignea del mondo, con i suoi 2000 anni. È stata trovata presso l'attuale eremo di Santa Croce. Gli abitanti del luogo nel corso dei secoli hanno sviluppato nei suoi confronti una straordinaria devozione. Ma parliamo anche di medicina. Nei primi anni del 400, per mano di 2 medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, nasceva in Sicilia la chirurgia plastica. I 2 riuscivano a ricucire con notevole maestria nasi, labbra e orecchie mutilate. Vabbè, non si possono mettere a confronto con i chirurghi estetici di oggi, ma pensate che parliamo di circa 700 anni fa. Ma la Sicilia è anche arte, cultura, musica. Proprio sull'isola venne scritto il primo sonetto. La popolare forma di poesia infatti ha origini siciliane e fu inventato da Jacopo da Lentini, capostipite della scuola siciliana. E se vi dicessi jazz, vi verrebbero in mente i famosi locali americani di New Orleans, con musicisti di colore che trovavano rifugio dalla segregazione razziale, cantando motivi che risalivano al tempo della schiavitù. Eppure anche qui c'entra la Sicilia. Già, nelle origini del moderno jazz scorre infatti sangue siciliano. Il 26 febbraio 1917 Nick La Rocca, figlio di emigranti siciliani, incise il primo disco jazz della storia di New York. Non solo tarantelle quindi, che poi a me, dopo 2 o 3 birre, non dispiacciono affatto.
Parlando di Sicilia, non potevamo di certo non addentrarci nella ricca e succulenta cucina della Trinacria. Nel 1154 Alidrisi, geografo di Ruggero II di Sicilia, descrive Trabia, un paese a 30 km da Palermo, come una zona con molti mulini dove si fabbricava una pasta a forma di fili leggermente arrotondati, chiamata Itria. In pratica l'antenato degli spaghetti. Uno dei cibi più conosciuti al mondo, quindi avrebbe avuto origine a pochi passi da Palermo. Sì, lo so, volete andare oltre. Vi dico solo fumi, odori, gusto. Sì, sto parlando del famoso street food siciliano, fatto di panelle, pane con la milza, polpi bolliti, arancine o arancini, calzoni, sfincioni. So che già vi è venuta l'acquolina in bocca, eh? Dai, ok, mi fermo. E proprio con queste prelibatezze chiudiamo il nostro episodio dedicato alla Sicilia. Ma prima di salutarci, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, cliccare sulla campanella per essere sempre informati sui nostri nuovi video e condividerli sui vostri social. A proposito di social, iscrivetevi ai canali Facebook e Instagram di Fuori Riga, così da rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre iniziative. Ni vediamo, picciò!